Ciao ragazzi e benvenuti nel canale. Oggi vi voglio far vedere come ho convertito un pacco batterie di un trapano avvitatore dalle batterie a nickel cadmio e batterie a litio. Per la realizzazione di questo progetto ho utilizzato 5 batterie a litio recuperate da un notebook, un BMS che sta per Battery Management System, che non è altro che un modulino che permette la corretta gestione di carica e scarica delle celle a litio, e un po' di cavo elettrico. Prima di proseguire però, è doveroso precisare alcune cose. Le batterie a litio sono estremamente pericolose. Non sono come le classiche pile alcaline. Le batterie a litio sono in grado di sprigionare una grande potenza e quindi, se vanno in cortocircuito, possono provocare incendi o addirittura scoppiare. Quindi, prima di avventurarmi in qualsiasi operazione, per favore documentatevi bene. Avevo in casa questo trapano avvitatore munito di 2 pacchi batterie al nickel cadmio, completamente scarichi e ormai non più funzionanti. L'avrò usato 2-3 volte e poi abbandonato nella sua valigetta. I pacchi batterie erano da 18 volt 1,2 A. Misurando il pacco batterie segnava meno di 5 volt, completamente andato, quindi l'ho aperto per svuotarlo dalle vecchie batterie. A questo punto sono andato sul sito repack.com, vi lascio il link in descrizione, e ho inserito tutti i valori in mAh delle batterie in mio possesso, operazione abbastanza lunga e noiosa. Dopodiché sono andato avanti, ho specificato che volevo fare un pacco batterie da 5 celle, perché ogni batteria a litio ha una tensione nominale di 3,7 volt, che moltiplicato per 5 fa 18,5 volt. Il sistema quindi mi ha indicato quali batterie usare per avere un pacco ben bilanciato, cosa molto importante. A questo punto mi è bastato recuperare le batterie indicate e per comodità le ho spuntate sul programma. Ho verificato gli ingombri, mettendo le batterie nel pacco batterie vuoto. Ho messo sopra il BMS e mi sono assicurato che il tutto chiudesse bene. Pesa anche molto meno. A questo punto, con un mini drill e una moletta, ho provveduto a sgrattare leggermente il polo positivo e quello negativo di ogni batteria, per permettere una saldatura a stagno più semplice e soprattutto efficace. Ho sistemato le batterie, alternando il polo positivo a quello negativo, e le ho tenute ferme con un pezzo di nastro isolante. Ho recuperato del filo in rame di grossa sezione da un cavo di antenna. Ho stagnato le 5 batterie, sia da un lato che dall'altro, e poi ho provveduto a realizzare dei ponticelli con il rame.
Quindi ho collegato le 5 celle come da schema elettrico. Una volta finito ho misurato il pacco batteria. La sua tensione è di 18,5 volt, ma ora ha una potenza quasi doppia rispetto al vecchio pacco. Ho preparato allora il BMS, stagnando il pad battery meno e il pad C. Dopodiché ho stagnato anche i 5 pad da B1 a B5, quindi ho collegato i 5 pin di diverso colore. Ho preso del cavo elettrico di grosso diametro, che mi servirà per portare tanta corrente dal pacco batteria al trafo. Ho saldato un cavo del filo nero direttamente sul negativo del pacco batteria e l'altro cavo sul pad B- del BMS. Quindi ho collegato i 5 fili dei pad B1 B5 sul positivo di ogni cella. Ecco il pacco batterie finito. Riprendo le clip metalliche recuperate in precedenza. Ci saldo un filo di grosso diametro per il positivo e uno per il negativo. Come da schema elettrico, collego il positivo direttamente al pacco batteria e il negativo al pad C del BMS. Bene, non mi rimane che provare in maniera volante. Collego il pacco batteria appena creato all'avvitatore e mi assicuro che funzioni. Faccio anche la prova con il caricabatteria originale. Quindi ora posso richiudere il pacco batteria appena creato. Ora l'avvitatore ha molta più potenza, le batterie rimangono cariche anche dopo lunghi periodi di utilizzo o mancata ricarica.